Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere la pelle blu di un Oni, creatura mitologica giapponese che spesso viene rappresentata con incarnato rosso o blu. Avremo bisogno davvero di pochi colori, ovvero un blu intenso e pochi altri. Nel mio caso ho scelto di usare Ptalo Blu di Chimera, che in quanto a coprenza e saturazione è sempre una garanzia, ma anche colori come Deep Blue o Dark Blue di AK sono perfetti per ciò che faremo oggi. Per quanto riguarda le ombre, creeremo tonalità più tendenti al viola, grazie all'ausilio del color magenta, mentre per quanto riguarda quelle più chiare, schiariremo con bianco e una punta di giallo, per dare un accento diverso all'azzurro. Quelli che sto creando in questo momento sulla Wet Palette sono praticamente i colori che useremo oggi. Quindi un viola profondo e scuro per le ombre e tonalità gradualmente più chiare di azzurro e blu, ottenute aggiungendo appena una punta di bianco al blu di partenza. Questo perché Ptalo è molto scuro, mentre altre tonalità mostrate prima sarebbero già pronte all'uso. Come vedete, in questo caso ho predisposto i colori in questo modo perché partiremo da base grigia chiara. La scelta del primer infatti influisce sui colori da usare per capire con quale ordine è meglio partire. Avendo una base chiara, per logica partiremo usando il colore intermedio, ovvero quello che sfrutterà al meglio la caratteristica di questa base. Se partissimo dal colore scurissimo delle ombre, perderemmo qualsiasi facilitazione ottenuta proprio dalla base grigia, ritrovandoci a fare il lavoro via via di stratificazione per arrivare ai colori più chiari, cosa che farò volentieri se avrò a disposizione solo primer nero, sul quale al contrario farei davvero fatica a stendere in modo omogeneo un colore chiaro e quindi sarebbe più pratico stendere prima il colore delle ombre. Qui semplicemente creiamo la nostra tela blu su tutte le parti di pelle scoperta dell'Oni, cercando di non lasciare mai intravedere il colore sotto, anche facendo 2 passate leggere se necessario. In questo caso usiamo la consistenza del colore base, di cui ho parlato meglio in video passati che vi lascio qui sotto in descrizione. A base piena e coprente estesa possiamo quindi dedicarci alle ombre, che andremo quindi a segnare solo nei punti più nascosti, nell'incavo dei muscoli, nella parte bassa della schiena e in maggior quantità nelle zone lontane dal viso, che è sempre la parte focale del modello. Utilizzeremo come detto una miscela di blu e magenta, così da ottenere un bel viola carico. La miscela che vogliamo ottenere deve essere più scura rispetto al colore di base, ma evitando il nero riusciremo ad ottenere un colore molto saturo. Nelle zone adiacenti ad altri oggetti cerchiamo di mettere sempre una sottile striscia di ombra, così da separarli visivamente dalla pelle e simulare quella piccola ombra creata proprio dal volume dell'oggetto stesso. Potremmo usare il colore molto netto e coprente per segnare le ombre in modo incisivo e poi un po' più morbido come una velatura nelle zone in cui vogliamo che le ombre siano meno marcate, come ad esempio la grande superficie della schiena, che vogliamo sì scura ma in modo graduale. Possiamo anche fare 2 passate se vogliamo una coprenza maggiore. Sempre con il colore delle ombre ma alleggerito a velatura e tenendo sempre pochissimo colore sul pennello per averne il pieno controllo, andiamo a coprire le linee di stacco in modo da ammorbidire gradualmente il passaggio. Le pennellate andranno dal chiaro allo scuro, riportando il colore nella sua zona di appartenenza. Una volta ammorbiditi tutti i passaggi e ottenuto un buon risultato liscio, possiamo passare a schiarire le zone di luce. Per farlo uniamo come detto blu e bianco, per ora lasciando da parte il giallo. Dato che vogliamo creare un ulteriore step, cerchiamo ancora la consistenza piena e coprente del colore di base, con la quale segniamo le zone che prendono più luce, quelle più voluminose e attraverso le quali non dovremo percepire il blu di partenza. Dovremo sempre ricordarci di non esagerare mai con questo passaggio, perché dovrà esserci sempre equilibrio tra ombra, mezzotono e luce, per non perdere di vista la tridimensionalità del soggetto. Quindi semplicemente ci collocheremo all'interno delle zone segnate prima, rimaste con il colore di base. Per i muscoli sempre meglio non creare tante piccole montagnette separate, con ombra alla base, mezzotono e luce in cima, ma piuttosto cercare nelle zone rivolte verso l'alto di far arrivare la luce fino alla base, per ottenere un effetto un po' più naturale. Sfumiamo poi anche questo step per ammorbidire le linee di stacco, avendo rispetto dei passaggi precedenti. Dato che si tratta di colori piuttosto scuri, ottenere un effetto liscio non dovrebbe essere difficile.
Quando siamo soddisfatti, passiamo ad aggiungere un'altra luce che darà più brio al nostro incarnato. Con bianco, blu e una punta di giallo otteniamo un azzurrino chiaro simile al turchese. Facciamo la stessa cosa fatta prima, ma qui stiamo usando un colore molto più chiaro, quindi sarà importante usarlo solo nei punti molto luminosi, punti spigolosi come i lineamenti del viso, il culmine di alcuni muscoli, le nocche delle dita e così via. Queste zone di luce devono servire a dare risalto a tutto il resto, non a coprirlo e appiattirlo. Come prima dobbiamo poi sfumare gli stacchi, cosa che possiamo fare con le velature e uno dei due colori riportato nella zona di appartenenza, oppure creando tonalità intermedie che si collocano a metà a livello cromatico per facilitarci un po' la vita. Nel caso della pancia, ad esempio, l'ho scurita appena con una velatura e lasciata chiara solo nella parte alta, per evitare che fosse luminosa quanto il viso, altrimenti quella zona ampia e chiara avrebbe distolto l'attenzione dal viso e da ciò che c'è intorno. Anche ragionare così ed essere più flessibili sulle scelte cromatiche, facendo questo tipo di valutazioni molto semplici, ci aiuterà a ottenere un lavoro curato sul nostro modello. Una volta ottenuto un risultato soddisfacente, liscio e piacevole da guardare, possiamo arricchirlo con cicatrici, tatuaggi o altre personalizzazioni. Nel mio caso ho deciso di lasciarlo praticamente liscio, tranne una piccola cicatrice, rifinire il viso e mostrarvi invece come fare molto brevemente la collana con un materiale molto stilizzato simile all'ambra. Partiamo da un colore arancione spento che la ricorda molto, con cui creare una base omogenea. Dall'unione di quel colore e del blu otteniamo un verdino che simulerà i riflessi della pelle blu su un materiale lucido. Andiamo quindi a creare dei riflessi a forma di arco rivolti tutti nello stesso lato, quello opposto alla nostra fonte di luce, e appena staccati dalla base delle sfere. Con una versione più leggera ma non liquida e appena più arancione andiamo ad ammorbidire gli stacchi, come si intravede appena in questa scena fuori fuoco. Questa simulerà l'ombra che si forma nelle sfere quando dall'altro lato, all'opposto, entrano i raggi di luce. E infatti in quella zona inseriamo un punto di luce bianca. Per dare l'idea di una maggiore influenza da parte degli elementi esterni, andiamo a creare alcuni riflessi, appena più chiari e gialli, tutti sempre nella stessa direzione. Nel punto più vicino al viso inseriamo riflessi blu molto intensi nella parte bassa e alcuni piccoli più chiari all'interno del primo arco di riflesso. Per poi rendere tutto più ovattato e meno geometrico, con un glazing bianco andiamo a creare una patina leggera sulla metà alta delle sfere, per sfumare tra loro un po' tutti questi riflessi e far sembrare che siano tutti all'interno della sfera. Ovviamente si tratta di una versione estremamente stilizzata, nella quale andiamo a raccogliere un po' i colori circostanti per creare un elemento di accordo con il contesto. E con questo si conclude anche questo video. Spero che anche questa idea di pittura vi sia stata utile. Vi invito come sempre a farmelo sapere qui sotto nei commenti, che mi fa sempre piacere leggere. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!